Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto. Sono qui a vedere gli ultimi secondi di Manchester City-Liverpool, una partita stratosferica del Manchester City. Telefono, non rompere le scatole. Una partita stratosferica del Manchester City che vince 4-1, è appena finita. Ho guardato la partita prima per il blasone del big match e poi per vedere, per testare con mano il Manchester City senza Haaland o Holland, come lo vogliamo chiamare. Credevo che soffrisse un po' di più, senza ovviamente il mostro di attaccante che si ritrovano, ma sofferenza quasi zero. Il Liverpool ci ha provato per i primi 20 minuti, è andato anche in vantaggio con Salah, però su un contropiede dove non ho rivisto nemmeno le strisce tracciate, ma credo che sia viziato da forse un fuorigioco, però non ho rivisto le strisce, non ho rivisto l'azione perché non l'hanno fatta rivedere. Comunque il Liverpool è andato in vantaggio con Salah. Credevo che potesse tranquillamente amministrare il vantaggio e fare la sorpresa, invece ragazzi il Manchester City ha nascosto il pallone al Liverpool poi per tutto il resto della partita con un Grealish incredibilmente in condizione, incredibilmente in fiducia. L'abbiamo visto, io l'avevo visto già contro l'Italia. Non è mai stato un giocatore per il quale impazzivo, ma non lo è mai stato. Però dopo la partita di oggi e dopo la prestazione contro l'Italia che ha fatto ballare comunque Di Lorenzo, ha fatto ballare un po' il tango al nostro Di Lorenzo e a tutta la fascia destra della nazionale italiana quando ci siamo scontrati con l'Inghilterra. È totalmente in fiducia. La cosa disarmante che mi lascia proprio perplesso nel gioco del Manchester City è la ricerca dei cambi di gioco che sono talmente precisi tra gli esterni che non riesco a trovare un palliativo per dire ok, secondo me si possono arginare in questo modo. Non esiste. Al momento non esiste perché non sbagliano un passaggio, aggrediscono a centrocampo. Marez e Grealish sono, secondo me, insostituibili ancora di più di Holland. Forse l'ho detta grossa, non l'ho detta grossa, ragazzi. Chi ha visto la partita, secondo me, mi dà ragione. Perché sono stati i due calciatori che hanno fatto completamente la differenza. Demeriti del Liverpool. Ci possono stare, non voglio chiamarli nemmeno demeriti, perché alla fine il Liverpool la partita se l'è giocata, all'inizio ci ha provato, ma non puoi fare niente contro una squadra che si chiude come si deve, non ti lascia spazi, devi cercare di buttare qualche pallone dentro in contropiede, difficilmente fattibile. Poi ti nascondono il pallone, cominciano a giocare palla a terra con cambi di fronte così precisi e mettono la palla al centro che chiunque sia l'attaccante può fare tranquillamente 20 gol a stagione con un gioco del genere. E infatti io mi stavo vedendo la partita oggi appunto perché ho sentito che Holland non giocava. Volevo vedere se c'era un tantino di differenza, ma la differenza non c'è. Volevo dire una cosa per quanto riguarda il Liverpool e alcuni elementi che, perché secondo me la colpa non è di Klopp, quest'anno almeno. Cioè, ci sono giocatori che l'anno scorso erano tra i migliori al mondo e quest'anno sembrano ex calciatori, partendo da Alexander-Arnold. Noi abbiamo avuto il Liverpool nel girone e l'abbiamo battuto a Napoli e abbiamo perso la partita ad Anfield 2-0 con due palle inattive e abbiamo preso due gol sul finale di partita con il gol annullato da Ostigard. Il Napoli fece una grandissima partita anche ad Anfield, però l'avevo già visto contro il Napoli che Alexander Arnold è diventato un ex terzino. Cioè, non lo so che cosa gli sta succedendo. Comunque, non fa una chiusura buona, non si propone più come un motorino sulla fascia.
e non gli riesce più quella cosa di sovrastare l'avversario in dribbling, niente più. E poi c'è un altro elemento del quale volevo parlare, che è Van Dijk. Mi è sempre stato sulle scatole Van Dijk dal punto di vista umano, perché è uno di quei calciatori che non è mai colpa sua, ogni intervista che fa, vabbè, però dobbiamo vedere, poi domani vediamo, analizziamo, pure se ha fatto qualche errore è difficile che lo vada ad ammettere nel post partita. Però se andiamo a vedere anche il 4-1, è vero, una grandissima azione, c'è il 4-1 di Grealish, però a centro area state completamente dormendo e me lo posso aspettare da centrali difensivi con un'esperienza minore, ma non da Van Dijk. Non da Van Dijk, perché sono cose che non stanno né in cielo né in terra, non le ha mai fatte, poi non è stato mai così disattento e così discontinuo a livello di condizione e prestazioni. Ovviamente c'è sempre da dire che quando una stagione va in un determinato modo e non riesci ad avere continuità di risultati, calano comunque anche le prestazioni dei singoli e allora ti vai a punzecchiare quelli che non stanno andando bene, quegli altri che al limite non stanno rendendo e sono sottotono. Fatto sta che con questo Manchester City, ragazzi, secondo me nemmeno il Bayern Monaco ce la farà. O almeno sarà una partita durissima e un ostacolo durissimo da superare, perché il Paris Saint-Germain in confronto al Manchester City secondo me è stata una passeggiata, anche se il Bayern Monaco comunque è di corto muso all'andata e poi si è giocata la partita di ritorno, ha passato il turno col Paris Saint-Germain, ma il Manchester City sembra non soffrire mai, sembra non finire mai la benzina, sembra che la condizione fisica di minuto in minuto aumenti invece di diminuire. Poi oggi stiamo parlando che mi sembra, senza Bernardo Silva ha giocato il Manchester City, con Haaland infortunato, problemi all'adduttore dicono, può essere anche un po' di riposo in vista Champions. Non mi sono informato nel dettaglio perché non ha giocato, perché stava in tribuna. Però credevo che il Manchester City soffriva la mancanza del miglior attaccante d'Europa al momento. Invece niente, nessun segno di cedimento e nemmeno mentale, che comunque hai preso il gol sul tuo, cioè alla fine il Manchester City ha avuto tutta la partita sotto controllo, hai preso un gol in contropiede che poteva scuotere un attimo gli animi e la condizione mentale della partita, ma il Manchester City non viene scardinato né mentalmente né psicologicamente né fisicamente. È incredibile. Non riesco a trovare una squadra più forte e dopo questa partita non riesco, che prima ero quasi favorevole al pronostico di mettere il Bayern Monaco in finale di Champions quasi in automatico. Dopo questa partita, cioè, è vero, ce ne sono state tante di prestazioni convincenti, il City sta facendo un grandissimo campionato, però dopo questa partita sono disarmato io per i calciatori del Liverpool, perché cioè, resti impotente davanti a tantissima classe, davanti a tantissima tecnica. È un gioco che a sprazzi sembra pure lento, però è talmente preciso e aspettano quel cambio di fronte quando meno te lo aspetti. Si rallenta il gioco che stai sulla destra, arriva un cambio di fronte sulla sinistra, stoppa Grealish, mette la palla al centro nell'area piccola e fanno 50 gol così, senza, senza poterli marcare, senza riuscire a trovare le contromisure per una partita intera. Dei meriti del Liverpool sicuramente, ma dei meriti del Liverpool perché il Manchester City non ti fa toccare il pallone. Ho qua anche alcune statistiche, cioè parliamo di un solo tiro in porta per il Liverpool e 4 tiri bloccati.
Cioè il Liverpool ha fatto un solo tiro nello specchio segnando l'unico gol della partita, mentre il Manchester City ha fatto 18 tiri, 8 nello specchio con 4 reti. Il 70% quasi di possesso palla. Partite del genere contro squadre del genere non le vinci, non le vinci. E non so nemmeno come si possa fare per poter riuscire almeno a giocartela. Non dico vai là e vinci la partita, ma almeno a giocartela. Io l'unica partita che ricordo del passato, ovviamente rapportandomi sempre al Napoli, è quando affrontammo il Liverpool con Ancelotti. Ricordo ancora che Ancelotti mise Maximovic quarto di difesa, quasi terzino, quasi al terzino destro, però era un quarto di difesa. Alla fine giocò con 3 centrali e un terzino e riuscì ad arginare il Liverpool che quell'anno contro Ancelotti era un Liverpool che non si manteneva, come il Manchester City di quest'anno. Però poi pensi, ok, ti copri, ma comunque arriva il momento che loro, bam, arriva la zampata, poi non giocava Holland. Oggi se c'era Holland la partita sarebbe finita 8, 9, 10-0, perché comunque Holland dai 20 metri ti mette la palla all'incrocio. Mi viene da ridere veramente perché non riesco a trovare delle alternative per poter dire sono battibili. Secondo me non sono battibili. Quest'anno Guardiola se la meriterebbe pure perché è da tanto tempo che al City la rincorrono, comunque semifinali, finali. La Champions League se la meriterebbe pure. Forse è l'anno loro perché io non vedo alternative, non vedo squadre più forti. Il Bayern ci può riuscire, c'è stato il cambio in panchina con Tuchel, sicuramente, però non ci metto le mani sul fuoco perché sono imprendibili, imprendibili e bellissimi da vedere. Faccio un applauso al Manchester City, a Grealish e soprattutto Grealish e Marez perché mi hanno fatto divertire alla grandissima oggi. Continuiamo a vederci le partite della giornata, ragazzi. Questo era un piccolo video per quanto ha riguardato ovviamente la partita Manchester City-Liverpool. Se adesso ci guardiamo Cremonese-Atalanta e vediamo e entriamo in questa giornata di Serie A. Ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale, non vi dimenticate di attivare la campanella. Ciao!